Allora, ritorniamo su questo testo, si chiama proprio Ritorno a casa, di cui vi ho accennato in un precedente video. Questo testo può essere riassunto, come dice nel quarto di copertina, che adesso vi faccio vedere qua. È il viaggio di una generazione che va ad Oriente attraverso una persona che ha trovato il vero obiettivo di qualsiasi ricerca. Quindi l'obiettivo di qualsiasi ricerca. Ritorno a casa è una delle più illustri e intime rappresentazioni della vita e delle avventure di uno swami americano e dà l'opportunità al lettore, quindi a me e a voi, di intraprendere una trasformazione simile. Quindi questo è un testo che fa fare delle esperienze. Allora, cominciamo la pagina 192. Ecco qua. Dunque, la situazione è questa. Lui si trova a Calcutta e vede che c'è molta gente che si sta avvicinando, cercando di entrare nel tempio della Dea Kali. E lì dentro succede qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Che cosa succede? Eccolo qua, ve lo leggo. Una capra nera che urlava in modo convulso veniva sollevata dalle gambe e la sua testa veniva inserita tra due bastoni insanguinati. Un sacerdote a petto nudo che recitava dei mantra con un coltello largo e curvo, che ha proprio anche un nome, Swak, le staccò la testa. Il sangue schizzava dal collo. La testa senza vita, con gli occhi che guardavano nel nulla, cadde a terra con un tonfo lugubre, mentre il corpo veniva immediatamente portato via per essere cucinato e dato in cibo ai poveri. Dice Radhanath Richard, nauseato scappai fuori e andai sulle rive del Gange, sforzandomi di trovare un senso a tutto ciò. Che contrasto impressionante, pensai, tra lo spargimento di sangue cui avevo appena assistito e i saggi pacifici coi quali avevo vissuto che seguivano la stessa religione indù. Quindi aveva visto saggi pacifici che non mangiavano carne, non facevano quei riti. Lottai per comprendere quell'apparente contraddizione. Allora, a questo punto raccontai del mio dilemma a un vecchio sadhu che stava leggendo un libro con la schiena appoggiata su un albero di jackfruit. Anni fa, cominciò il sadhu, ero sacerdote di uno di quei templi, io ero sacerdote. Con la spada sacrificale, quella di cui parlava prima, ho tagliato la testa a molti animali, ma a un certo punto numerosi incubi iniziarono a disturbarmi il sonno. Qualcosa del genere, se non ricordo male, è accaduto a Gandhi. A un certo punto, quando si trattava di combattere gli inglesi nel primo tempo, gli venne suggerito di mangiare carne per essere più forte, più aggressivo. E avendo mangiato carne, di notte ebbe degli incubi e disse no, basta, ho capito che non lo posso fare, non va fatto. Allora, anni fa dice che anche lui ha dei disturbi del sonno. Puoi parlarmene? Chiesi. Sì, le capre che avevano ucciso iniziarono a invadere i miei sogni, come era successo a Gandhi. All'inizio le vedevo urlare dalla sofferenza, poi cominciarono a fissarmi con gli occhi pieni di vendetta. Mi colpivano con le corna e mi laceravano la carne con i denti. Poi un sacerdote mostruoso, col corpo di uomo e la testa di capra, mi metteva la testa sull'altare e la tagliava con la mia stessa spada. Ok. Non potevo più continuare, dice questo sadhu. Lasciai i miei doveri di sacerdote e iniziai la vita da sadhu. Ascoltavo con gli occhi spalancati. In ogni religione, disse, la gente interpreta le scritture e segue certe pratiche in base al proprio livello di realizzazione. Era questo di cui volevo parlarvi, del livello di realizzazione. In base al livello di realizzazione si vede la vita in un certo modo o in un altro. Quando hai un certo livello di realizzazione vedi che certe cose vanno fatte, sono normali.
Pensate al livello di realizzazione medio delle persone oggi, in cui viviamo in un mondo che è tutto preda delle peggiori pulsioni. Per quelli che cercano l'essenza, il cammino è il servizio incondizionato e la meditazione su Dio. Cioè, tra le persone che cercano la via è quella, servizio incondizionato e la meditazione su Dio. Per ottenere godimenti materiali superiori, diminuire i peccati, è consigliato aumentare le azioni pie, ma per coloro che desiderano ardentemente i piaceri materiali, ci sono molte pratiche, tra cui il sacrificio che hai appena visto. Quindi sgozzare una capra, far uscire il sangue e così via. Poi aggiunge, si dice che i Veda sono come un albero dei desideri in cui possiamo trovare un sentiero per arrivare a qualsiasi meta vogliamo. Ci sono tante mete. Beh, è chiaro che a seconda del livello di realizzazione cominci da qui, cominci da qui, cominci da qui. Tra l'altro dice Kali, la misericordiosa dea della natura, adorata in diversi modi, diversi tipi di persone, malgrado tutto quello che fanno nel suo tempio, lei, la dea Kali, è vegetariana. Livello di realizzazione e quindi, in base a quello che diciamo noi, livello di coscienza, in base al livello di coscienza possiamo fare certe cose, possiamo capire le cose in un certo modo oppure no. Volevo poi dirvi un'altra cosa che ho dimenticato prima. Siccome questo è un libro immenso da leggere, ogni 3 pagine ci sarebbe da riflettere per tanto tempo, io ho un modo che mi è arrivato, cioè io quando leggo a un certo punto mi accorgo che mi sto commuovendo, che mi escono le lacrime dagli occhi e allora in quel momento lì vado a cercare meglio, rileggo bene che cosa sto dicendo, quindi questa è la via che seguo. E qui parlerò di Madre Teresa. Dirò poche cose. Benché il suo vecchio corpo fosse fragile e rugoso, potevo percepire la sua imponente presenza. Cioè lo Swami Radhanath va a trovare Madre Teresa che gli concede subito dopo un'udienza. Gli dice di aspettare un po' perché doveva finire un servizio che era quello di pulire delle pentole che erano bruciacchiate. Allora, benché il suo vecchio corpo fosse fragile e rugoso, potevo vedere la sua imponente presenza. Sì. Aveva il volto solcato dalle rughe dovute a una vita di austerità. Ma poi dice qui, ma i suoi occhi brillavano con l'innocenza di un bambino. Vi ricordate quante volte vi ho detto, non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini? Ok. Aveva tante cose da fare, ma aveva trovato il tempo per me. Dalla sua dolce voce emersero le parole del suo cuore. Ecco, questa è una frase che vi ho già detto tante volte ed è anche molto nota. Il più grande problema di questo mondo è la fame. Non la fame dello stomaco, ma quella del cuore. In tutto il mondo, sia i ricchi che i poveri stanno soffrendo. Sono soli, estremamente bisognosi d'amore. Quindi la fame del cuore, bisogno di amore. Il solo amore di Dio può soddisfare, solo l'amore di Dio può soddisfare la fame del cuore. Non c'è altra soluzione. Muoveva la mano facendo segno di no, dando scarsa considerazione persino al suo stesso impegno. E poi qui dice una cosa, a mio avviso estremamente importante. Dar da mangiare ai poveri non è difficile. Nutrire i cuori affamati d'amore per Dio dell'umanità, cioè, questa è la grande sfida. E si fa? Vedi, i nostri cuori devono essere puri per dare quell'amore. Quindi bisogna purificare il proprio cuore per consentire ad altri di sentire quella commozione che apre il cuore e fa sentire quindi l'amore di Dio. Poi, come vi ho detto, il termine Dio si può interpretare in tanti modi. La sua dedizione alla missione di Gesù era come un oceano. Ogni sua azione o parola era come un'onda di quell'oceano. Continuò, la povertà non è solo mancanza di indumenti, ma mancanza della dignità umana e della bella virtù della purezza. Cioè, uno è povero se manca della purezza del cuore.
Per questo che vi dicevo da un po' di tempo, vi dico qua, vogliamo fare una comunità di persone che seguono queste vie. La purificazione dell'intelletto, la purificazione del cuore, il pieno evoluzione della coscienza, di risvegliati, perché il resto è inutile. Ci sono diversi video in questo periodo in cui abbiamo parlato dell'importanza di creare una comunità qua a Camogli, poi una comunità più allargata a Armeno e poi la comunità di tutti coloro che ci seguono. È l'unica via, non è che ce n'è altra. Poi dice ancora, la povertà, la vera povertà è la mancanza di rispetto reciproco. Quindi di cosa stiamo parlando? Della povertà relazionale. La povertà relazionale che c'è nelle famiglie, tra i figli, i genitori, i genitori tra di loro, i parenti, gli amici. Con le mani sul cuore sospirò, quando la povera gente di Calcutta muore tra le mie braccia, vedo nei loro occhi una luce di speranza. Non vedo questa luce negli occhi di molte persone ricche e potenti in Occidente. La vera ricchezza è nei cuori di quelli che hanno fede nell'amore di Dio. Io potrei trasformare questa frase in un modo che sia più semplice per tutti coloro che sono laici. Allora, questa frase dice, la vera ricchezza è nei cuori, ricchezza è nei cuori di quelli che hanno la fede in Dio. Allora potremmo sostituire questa parola Dio, coloro che hanno fede nell'amore. Cioè che l'amore può esistere su questa terra, l'amore uguale è possibile. L'amore è possibile, e questo è tutto il tema della nostra ricerca, se si sa come fare. Cioè non basta dirlo che l'amore di Dio è la salvezza, o che l'amore tra le persone, l'amore tra chi? Tra le persone, l'amore tra persone. L'insegnamento Gesù, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, questo potremmo dire è il cuore dell'insegnamento divino. L'amore è possibile, ovviamente bisogna sapere come fare. Tutta la nostra ricerca è proprio sul come. Come si fa? Come si fa a trovare una persona arida nel cuore e poter trasformare questa persona, aiutarla a trasformarsi in una persona che invece ha il cuore pulsante d'amore per sé e per gli altri. Cioè l'amore deve essere per sé e per gli altri. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ti devi amare se stesso, vuol dire amare le proprie parti interne e amare gli altri, sé, altri. Quindi credo che ci sia, diciamo, in tutto questo libro qua, un background che è della tradizione. Ecco, però la scienza moderna è andata avanti, è nata la psicologia occidentale, che non è una cosa inutile. Ci ha fatto capire cos'è l'inconscio, ha fatto capire tante cose. E quindi la psicologia occidentale ci può aiutare per realizzare quell'amore di cui si parla qui. Perché poi in India non è che c'è questo grande amore. Cioè, voglio dire, le persone sono tra loro, alcune sono sì, ma altre no. Nonostante tutte queste pratiche si trova di tutto. Ecco. Quindi potremmo dire che anche l'Occidente ha una missione. La missione dell'uomo occidentale, che in India non c'è, è quella di far stare bene le persone, ma anche da un punto di vista materiale minimale, perché quando uno è degradato e deve vivere come delle bestie, come in un porcile, e senza mangiare, questa non sembra una vita che sia utile per amare gli altri. Ecco. Quindi credo che l'Occidente e l'Oriente, chiamiamolo così in modo grosso, l'Occidente ha sviluppato il benessere materiale, l'Oriente ha sviluppato quello spirituale, ma queste due vie si devono unire, in cui c'è sia il benessere spirituale che il benessere materiale. Che male c'è che le persone stiano bene, che siano in salute, che possano curarsi, che possano avere cibo, che possano avere una casa decente? Il punto è
questa cultura che ci deve essere è una nuova cultura. Questa cultura che deve nascere deve sempre rispettare il principio amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Una volta che si è rispettato quel principio, tutto cambia e tutto si rivolge verso il bene. Basta.